tutto comincia qualche anno fa, quando io sono stato invitato a fare una conferenza che doveva parlare a Milano delle antiche tecnologie che, secondo alcuni, avevano gli uomini prima del diluvio universale. Avrei parlato del Vimanika Shastra, che è il trattato che fa vedere, Shastra vuol dire trattato, dei Vimana, delle macchine volanti degli antichi dei indiani della Valle dell'Indo. Avrei dovuto parlare delle piramidi cinesi. Voi sapete che in Cina ci sono moltissime piramidi, molte delle quali molto più grandi della piramide di Cheope al Cairo, a Giza. E poi questa conferenza non si è più fatta perché si sono ammalati tutti, tranne io, che ovviamente non essendomi fatto nessuna punturina sono ancora rimasto Ecco. sano finora. E a questo punto cosa è successo? È successo che mi sono reso conto che la piramide di Cheope che stavo studiando, nessuno si era accorto che poteva funzionare come una macchina che funziona se si riempie di acqua in un certo modo, se viene questa macchina esposta al vento, la piramide è come una campana quadrata che viene esposta al vento e vibra, e queste vibrazioni in qualche modo ci avrebbero potuto dare delle indicazioni. Cioè era una macchina che funzionava un po' come una Mm. campana tibetana. Sapete come funzionano le Sì. campane tibetane? Te ti ci metti dentro, la riempi d'acqua, la fai E suonare devi- e gli antichi tibetani dicevano che questa cosa ti guariva. Allora noi ci abbiamo scritto un paio di libri, abbiamo con Filippo Biondi, che è uno dei coworker, poi si è aggiunto al team Armando Mei, che è l'egittologo del gruppo, e abbiamo usato una tecnica del tutto innovativa, cioè abbiamo guardato all'interno della piramide da un radar a 680 km d'altezza che ci permette, con una tecnologia che implementa una serie di operazioni fatte al computer, un programma si direbbe oggi, no? Sì. Un software nuovo, ci permette di trasformare le informazioni del radar in informazioni fononiche, cioè in suono. Quindi noi possiamo vedere all'interno della piramide di Cheope, potevamo vedere come il suono si propagava. Praticamente noi abbiamo avuto un'immagine del suono e a questo punto siamo riusciti a entrare dentro la piramide, scoprire delle camere, dei corridoi in più, di guardare sotto la piramide, scoprire che ci sono dei tunnel che vanno a oltre 100 metri Pazzesco. sottoterra, e ci abbiamo scritto un lavoro scientifico e un libro. Abbiamo cominciato a fare delle conferenze, poi la fame viene mangiando e allora ci siamo spostati sulla piramide di Kefren, cioè quella più vicina, che è una roba sempre alta 136 metri e mezzo, quindi è un Certo. bestione tremendo, dove si diceva non c'era niente dentro. Era possibile che gli antichi egizi avessero costruito una montagna Vuota. di pietra vuota, cioè Certo. piena di terra e basta. Abbiamo guardato lì dentro e abbiamo scoperto anche lì, con la solita tecnologia ormai totalmente Ecco, validata dalla professore, la scienza. posso interrompere per capire solo meglio Prego. questa tecnologia? Perché poi, cioè, me lo chiedo anche io, penso che se lo chiedano tutti quelli che ci stanno guardando o ascoltando. Cioè, È una cosa semplice. Guardate, ammettiamo di avere una, Sì, una- una parete con un puntino. Il radar sì, colpisce questo puntino e è in grado di sapere dove sta, quindi le certo. coordinate, e poi è in grado anche di vedere questo puntino come si sposta. Millimetri, frazioni Ok. di millimetri. Quindi, mentre il radar passa e questo puntino viene Quindi sempre mirato, precisissimo. questo puntino si sposta e vibra. Vibra a una frequenza particolare. Ora dovete sapere che è Mm, come un woofer. Il woofer vibra e fa vibrare tutti quelli che ci passano davanti. Quando certo. voi andate in discoteca, che sentite che vi entra dentro lo Ecco, stomaco, Paolo lui se ne intende soprattutto perché va le spesso note in basse, Sì, discoteca. frequento. ecco, è quello, benissimo. E quindi quello che succede è che in quel momento il nostro corpo, che è il rilevatore del suono, sente esattamente la pressione di tutte le informazioni fononiche. Cioè, dentro le informazioni di quel puntino ci sono tutte le informazioni di tutti i puntini che stanno dietro e che pigiano su questo Ok, ma è puntino tipo per un farlo georadar? muovere. È tipo un georadar, ma il georadar funziona in un modo abbastanza diverso. Qui veramente siamo in grado di vedere minimi Sì, ok. spostamenti che nel caso del radar, del georadar, cioè il georadar ha
come si dice, penetra in Sì, certo, 5-10 sì. metri nel terreno se va bene. Noi, insomma, abbiamo fatto degli esperimenti per cui siamo arrivati a vedere sotto la piana di Giza a Mamma 1200 mia, cioè, ma ti metri, rendi conto di sottoterra. che cosa? Ma Cioè, 1200 metri sì, infatti. sotto. Cioè, Il problema è che di fronte a quello che abbiamo trovato, noi abbiamo usato più radar, abbiamo usato più situazioni Ok. diverse, cioè ci siamo messi in condizioni di vedere le cose da un punto di vista diverso per evitare di prendere cantonate. Quello che abbiamo visto all'interno della piramide di Khafre è una serie di Z, cioè di strutture particolari, che sostanzialmente sono dei filtri passabasso, diciamola così, per chi Sì, si sì. intende di musica. Ecco, e che servono per convogliare, purificare una bassa frequenza che probabilmente andava a cogliere il personaggio che si trovava all'interno di questa vasca di granito. Nel granito sono 4.000 metri al secondo il suono, quindi vibra fortissimo. E molto più dell'aria. Il granito al suono è più trasparente dell'aria. L'aria, la velocità del suono è 432 metri al secondo, nel granito è mamma 4.000 mia, metri. cioè, di grossa differenza. Quindi è quello che succede, ed ecco perché alcuni pezzi di queste piramidi erano fatte in granito, perché chi stava dentro questo vascone tremendo evidentemente era assoggettato a queste particolari basse frequenze, infrasuoni, che avrebbero prodotto un effetto, secondo noi lo abbiamo scritto nel primo libro, nel secondo libro, un effetto guaritivo, diciamo così, del Ah, faraone, cioè il faraone soprattutto quando invecchiava, attraverso questa tecnologia poteva Ok. ringiovanire. Capite che questa è una cosa che, se detta oggi, il mondo scientifico, prima di accettarla, si Sì, assolutamente. butta dalla infatti l'abbiamo finestra. visto. E il problema è legato al fatto che noi abbiamo mostrato che ci sono 8 canali verticali che scendono a 1200 metri di distanza, fino a 648 metri li abbiamo visti bene, e sono circondati da una specie di robina che scende così. Fate Ah, ma finta che quindi, sia una scala a chiocciola, Sì, noi sì. non quindi, sappiamo che professore, cioè, cos'è. questi io li Un chiamo volgarmente tubi. Scendono nel tuboni, terreno, ma a sì. 1200 metri. Io ho capito 600 Sì, metri, invece. esattamente. 648 metri c'è la Ok. prima stazione, diciamo così. Dopo si scende ancora per altri 500-600 metri, fino ad arrivare a circa 1200 Ma metri. Noi come sappiamo questo? Perché Mm. ogni pixel della tomografia che il radar ci restituisce ha una ok. sua lunghezza, quindi basta contare il numero di pixel Certo. per sapere a Però quanto si è allora, sceso. io una cosa devo già dirla, nel senso che, come le dicevo prima, io ad esempio dentro Cheope sono stato e ho voluto, vabbè, noi facciamo ricerca, giriamo documentari sul mondo del paranormale, quindi io ho voluto entrare all'interno di Cheope accendendo uno dei miei strumenti, si chiama Ghost Finder, è un'app dove c'è uno strumento in particolare che praticamente in base alle variazioni dei campi elettromagnetici ti genera una parola. Semplicemente va a pescare in un database di 1500 parole una parola a caso. Ok? Il mio esperimento era questo: entrare all'interno della piramide e chiedere se quel luogo dove io stavo camminando non apparteneva alla nostra civiltà, perché io ho sempre avuto questa sensazione Mm. che le piramidi fossero qualcosa di più della nostra civiltà di adesso, Sì. ok? E a Mhm. prescindere da Sì. quello che ne è venuto fuori, le racconto la mia esperienza perché mi ha fatto venire i brividi in correlazione con la sua, nel senso che io quando sono arrivato, mentre salivo, c'era casino, sporcizia anche, mi ricordo una lattina di Coca-Cola che veniva giù e ho pensato, mio Dio, ma questi qua sono dei deficienti, no? E c'era tanta gente che andava su e veniva giù. Non mi chiedo il perché, ma quando io sono arrivato nella stanza finale del sarcofago, chiamiamolo così, c'era una Sì. guardia che mi ha detto abbassa e spegni tutte le videocamere, perché non voleva le videocamere. In realtà poi ho scoperto che voleva dei soldi perché io rimanessi in Certo, rec. evidente. Però fatto sta che io ero molto agitato, appena sono entrato in quella stanza non c'è stato più un rumore. Non è più entrata nessuna persona. Non so come sia possibile, ma delle persone che c'erano non c'era più. Ci siamo trovati io, Deborah, la mia compagna, e il mio cameraman all'interno di questa stanza, e la guardia mi ha detto: se mi dai 2 soldi ti faccio vivere un'esperienza che non hai mai provato. Io gli do questi soldi perché pensavo semplicemente per rimanere in rec con la videocamera, e lui Mhm. invece mi ha detto:
chiudete gli occhi, prendetevi per mano, ci ha fatto mettere a cerchio vicino al sarcofago e ha cominciato a recitare, ma una specie di mantra, ma ve lo giuro raga, ha fatto tipo una specie di... emetteva dei Gutturali? suoni con la voce Mhm. e Sì, io, ovviamente lui non sapeva neanche parlare in inglese, quindi però io ho capito che mi stava dicendo ascolta queste frequenze e questa roba qua non l'hai mai vissuta nella tua vita. Oh, io e Debbie ci siamo guardati, Oh, lo sta facendo venire avevamo la pelle d'oca, io quell'esperienza che ho provato lì dentro non l'ho provata in tutta la mia vita e non so descrivervi che sì. cos'era. Era un'energia, io ho Mm. percepito un'energia e non sono gli ultimi cioè, dei cretini, cioè, ho anche un cervello razionale a un certo punto, cioè non è che sono proprio lì che... Ma ho Certo, vissuto un'esperienza che ho detto, ok, in quel momento, non so perché, il mio cervello ha detto, questo luogo non è una tomba. Mm. Non mi convinceranno mai a pensare che è una tomba, perché poi sono Mm. andato a farmi tutto il documentario nella Valle dei Re e non c'entra niente quella roba là con le piramidi. Certo. Ma anche un cretino lo certo. capisce. Ecco, e questo è il problema, che io negli ultimi tempi ho avuto a che fare con parecchi cretini, Lo so. diciamo così, nel senso buono del verbo, perché questi, di fronte alle scoperte che noi abbiamo creduto di fare, non sono in grado di accettarle e cercano in tutti i modi, ma è una cosa umana, Mm. di demolirle, di dire no, non è possibile, il vostro sistema non funziona, perché se funziona vuol dire che le piramidi non sono tombe, e se le piramidi non sono tombe, quello che c'è scritto sui È libri di giusto. scuola è tutto sbagliato. Ma allora mi hanno preso per il culo da una vita? La risposta è sì, ti hanno preso per Vedi il allora culo da Paolo, una abbiamo fatto vita. bene delle volte a dire che Ah, libri di storia potevamo Vedi, boh, gettarli meno via. Il male. professore ci sta dando ragione. Sì. assolutamente, ma perché la storia va studiata da un punto di vista storicistico, cioè non si può applicare il metodo galileiano scientifico alla storia perché manca la possibilità di ripetibilità degli eventi, ma questo gli egittologi non lo sanno. E quindi ci sono dei problemi. Nel caso della tua esperienza dentro quella camera, devo dire che questa specie di filtro passabasso che si chiama Z e che è questa struttura in pietra con 5 camere in granito che sta sopra il tetto della stanza dove tecnicamente mh, per gli egittologi sarebbe dovuto stare il faraone, per noi non è così, bene, lì passa una frequenza, scende una frequenza che abbiamo calcolato col computer, con le simulazioni, di circa 32,8-32,9 Hz, che entrano all'interno del vascone di granito che è costruito su 3 numeri fondamentali precisi, che sono 1 e 61,8,033,9, che è la costante di Fibonacci, cioè la sezione aurea, l'altro è 3, 14, 15, 9, 0, che è pi greco, e 4 e 32, che in realtà è 4 e 31, 8, 5, 8, 8 Ok. Hertz, che è il famoso 432 che i musicisti vanno un po' Ah, sbandierando a sì, ho destra e a capito. sinistra, perché è quella roba lì, di quella musica Sì. particolare che Sì. ti fa rilassare, eccetera. Questo cosa vuol dire? 2 o 3 cose. Uno, che gli antichi egizi, i costruttori di questa struttura conoscevano perfettamente pi greco e non è vero che lo approssimavano. 2, che conoscevano il teorema di Pitagora perfettamente, perché se non si conosce il teorema di Pitagora, quella roba lì non la costruisci, Ok. non funziona. E 3, che si sviluppa una frequenza all'interno del sarcofago che è 3,89 Hz, che si accoppia con i 32,9 e fa esattamente 128, che è un multiplo di 2, una potenza di 2. Vi ricordo che tutta la matematica degli antichi egizi si basava sulle frazioni egizie, un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo, un trentaduesimo, cioè qualcosa che noi non ci immaginiamo nemmeno oggi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa frequenza, questa vibrazione, faceva qualcosa al faraone, staccava una parte energetica che percorreva come un filo elettrico il percorso dell'acqua, perché nell'acqua il suono va a 1400 metri al secondo e attraverso un percorso che è stato ben ricostruito scendeva nella stanza di sotto. Nella stanza di sotto, che non so se l'avete mai vista, c'è una nicchia nel muro che se nessuno sa che cos'è, ma se noi andiamo a vedere questa nicchia è la rappresentazione, ci avete presente, della cassa di risonanza Sì. di un'arpa. Ecco, è uno strumento musicale e questo strumento musicale ributtava fuori la portante da 128 Hz, tira fuori 3,89 Hz, li fa entrare in una specie di sarcofagone
verticale e abbiamo trovato i segni di questa roba nel pavimento della stanza. Nessuno ci aveva mai guardato, ma ci sono. E dentro questo sarcofago è lì che c'è il faraone che viene colpito Ma da quindi, questa professore, frequenza. E lì avviene il miracolo della guarigione. Al piano di sopra c'è un donatore, al piano di sotto c'è il faraone che si prende la Ah, frequenza. ok. quindi il faraone andava lì a livello curativo? Come per... Andava lì tutte le volte che stava Ok. per morire per poter continuare a vivere. Nelle cronache egizie, di cui gli egittologi fanno finta di niente, in un papiro di Torino, per esempio, c'è la serie dei faraoni, dal faraone Mhm. Dio, il faraone semidio e il faraone uomo, che dall'inizio dei tempi governeranno sull'Egitto. Il primo faraone viveva 8.000 anni. Poi mano a mano che si viene verso di noi, il faraone scende 3.000 anni, 2.000 anni, 100 anni e allora si capisce che qualcosa di quel sistema lì non ha più Infatti, ma dove si è funzionato. perso? E Cioè, tu hai... si è perso per una banalità, io credo, noi non Certo. eravamo lì a saperlo, però bisogna fare un discorso preciso. Chi Ecco. erano questi faraoni? Da dove venivano? Non erano gli esseri umani egizi che stavano lì, perché? Perché i faraoni avevano un DNA diverso, avevano un cranio dolicocefalo, avevano una dentizione differente dalla nostra, le stesse ossa del cranio non sono uguali alle nostre, cioè, e probabilmente avevano una cosa, ma io vi dico probabilmente, che era il fattore Mm. RH negativo del sangue. Cioè non venivano dal rhesus come noi, dallo scimmione, ma venivano da qualche altra parte. Ora bisogna capire che proprio 36.500 anni fa compare l'RH negativo su questo pianeta. E 36.500 anni fa la storia dell'antico Egitto parla dello Zep Tepi, l'inizio dei tempi. E 36.500 anni fa è caduta, secondo le antiche cronache di tutti gli antichi del mondo, una piccola luna che avevamo in orbita perché la sua orbita si Ok. destabilizzò. E questa piccola luna che è caduta ha prodotto un cataclisma cosmico allucinante. Per cui questi signori con la capocciona lunga che probabilmente, queste sono Certo. ipotesi surrogate da un certo numero di fattori, ma noi non eravamo lì per vederlo, probabilmente abitavano in un luogo che si chiamava Atalatala, cioè l'antica Aztlan, così veniva chiamata da chi abitava nella valle Ok. dell'Indo. Allora, in quell'istante c'erano due popolazioni che parlavano una lingua proto-ariana, un proto-sanscrito. C'erano gli Harihan. Harihan vuol dire i perfetti che vengono dal cielo. E Aztlan è la terra abitata da quelli che E vengono dal cielo. Vuol dire questo, in sanscrito quindi questa roba. ipoteticamente, professore, cioè, E secondo lei questa civiltà non è una civiltà nata sul pianeta Terra, ma una civiltà che arriva dall'esterno? Dunque, io a questa domanda devo dare una Mhm. risposta corretta. Certo. Non lo so. È vero che questa gente, se è vero Sì. tutto quello che abbiamo detto prima, aveva un RH negativo, e quindi non viene dallo scimmione, ma non è detto che su questo pianeta non ci sia stata la possibilità di avere Ok. due creazioni. Quindi sono vere tutte e due le ipotesi. Ehm, Credo che non lo sapremo mai se nessuno di quelli che era lì ce lo viene a dire, perché oltre i 40-50 mila anni non si riesce ad andare indietro nella storia. Noi seguiamo l'andamento della storia perché la scienza ci dice che il nostro pianeta ha avuto due grossi Mm. interventi cataclismatici, uno circa 36.500 anni fa e l'altro 13.500 anni fa, che è sostanzialmente quello che noi Sì. chiamiamo il Certo. diluvio universale. Ecco, in quell'istante, 13.500 anni fa, pensate che la piramide di Cheope è stata messa sott'acqua per qualche centinaio di anni. Perché diciamo questo? È semplice, ce n'è una prova chiara. Quando ai primi del 1900 eh, la gente ha cominciato a entrare nella piramide di Cheope, ha scoperto che
gran parte della superficie delle stanze, dei muri, delle pareti, era coperta da 2 centimetri di sale marino, che si era evidentemente cristallizzato perché l'acqua nel tempo era evaporata. Questa è la prova chiara che la piramide è andata a finire sott'acqua per un Anche sacco di della tempo. Sfinge dicevano che aveva l'erosione marina dell'acqua. I geologi con cui ho parlato, quelli veri, no? Non quelli della Geopippa, con i quali ho parlato e che sono stati lì per conto anche di ricerche italiane, geologi che quindi sanno del loro lavoro, mi hanno detto chiaramente che la piramide, la Sfinge è chiaramente stata sottoposta ad eventi idrici, diciamo così, e al vento, ma soprattutto all'acqua, perché si vede, e il geologo che conosce le cose, quelle cose lì le vede sulla superficie del materiale con cui la Sfinge è stata costruita. Non esistono dubbi, non ci sono dubbi. Infatti è una cosa che mi ha sempre lasciato i brividi, perché poi pensare, ecco, forse la domanda che mi farei in questo momento è, vabbè, uno mi hai già risposto, che probabilmente funzionava, perché se mi hai parlato che a un certo punto, comunque questi faraoni potevano vivere decisamente di più rispetto a un essere umano, vuol dire che allora la funzione primaria era proprio quella e aveva un senso. Due, una cosa che io proprio seguendo i tuoi studi sono anche rimasto colpito è che, vero che non è l'unico esempio, cioè ci sono altri esempi di strutture del genere in giro per il mondo, con la stessa funzione probabilmente. Vedete, c'è una mano architettonica Ecco, comune che si evince. Per esempio, le piramidi cinesi hanno una caratteristica fondamentale che hanno tutte e tre le piramidi della piana di Giza, cioè il radar ridona a noi un'immagine precisa, che non è un'immagine fotografica, è un'immagine radar, è una cosa diversa. Le piramidi non hanno 4 lati, ne hanno 8, perché ogni lato è piegato all'interno. Questo accade in tutte e tre le piramidi di Giza e almeno nelle principali piramidi cinesi. A cosa serve questa cosa? È evidente che serve a una cosa sola, cioè voi immaginatevi quando piove, tutta l'acqua si sparge su tutta la superficie, invece se le piramidi sono fatte in questo modo è come costruire una grondaia, cioè c'è un'intelligenza costruttiva che è la stessa mano sia in Cina che a Giza. è un'architettura E universale. allora lì uno deve andare a cercare delle risposte nel mito cinese, nel mito egizio e cercare di reinterpretare il mito con le conoscenze e le acquisizioni che abbiamo oggi. Nel caso, per esempio, delle piramidi cinesi, le piramidi cinesi le ha costruite Wang Di. Wang Di è il capo, l'imperatore, che ha però una caratteristica. È un imperatore che viene dallo spazio, ha dentro una specie di ciotola di metallo che gira sul proprio asse, accompagnato da 5 dei suoi amici, di cui uno era una donna, e insegna a parlare, cioè il linguaggio, insegna il Feng Shui, insegna a costruire le piramidi, insegna i prodromi del Kung Fu, insegna le cose e unisce i due regni che stavano una a destra e una a sinistra del fiume Giallo. Pensate, la stessa storia noi la ritroviamo in Egitto quando il faraone unisce il regno del nord con il regno del sud egiziano e fa un regno solo. Anche lì c'è la storia del fiume, che in questo caso è il Nilo. E anche lì abbiamo sostanzialmente i nomi dei faraoni che sono diversi, ma quando noi andiamo in Cina scopriamo in alcune tombe delle vestigia, delle mummie che sono identiche, con lo stesso cappellino, lo stesso vestito, solo che hanno gli occhi a mandorla, del faraone Tutmosis. Identiche. Questo cosa vuol dire? È per
perché, aggiungiamoci l'asso di picche, come mai in America del Nord c'è una tribù dei Micmac che quando i preti sono arrivati lì per la prima volta e hanno cercato di insegnargli le preghiere a questi erano come al solito gesuiti, se ne stavano a casa loro era meglio, e insegnano, invece di insegnare delle cose importanti, hanno insegnato delle cazzate, ma dovevano parlare con questi qui, e per parlare con questi qui hanno scoperto che questi per parlare staccavano dei pezzi di tronchi di albero e ci disegnavano sopra delle figurine. Così si è scoperto che le figurine erano geroglifici egizi. Ma chi gliel'ha insegnati i geroglifici egizi alla tribù dei Micmac che sta no, vicino al infatti è Canada? incredibile. Ecco. È pazzesco. Ecco, valla a dire a un egittologo che gli casca la mascella e ti dice che te sei un visionario, ma solo No, perché non ha infatti ti studiato. volevo dire questa cosa qua. Quando sono stato anche in Egitto, noi avevamo la nostra guida che ci seguiva in tutte le nostre vicende, e io a un certo punto, proprio riguardo alle piramidi, lei era un'archeologa, ho cominciato a cissarla un po', cioè nel senso, gli ho detto, ma scusa, ma adesso dai, a parte tutto, no? Ma come, cioè una volta che sono stato lì, gli ho proprio detto, ma sti blocchi, cioè io mi ricordo, ero a scuola, mi facevano vedere gli schiavi che tiravano con la corda sti blocchi a un certo punto, ma io già... Come sono arrivati da Ma già a scuola io blocchi? dicevo al mio prof, ma prof dai, ma non ci credi neanche tu, Sì. gli dicevo, no? Lui ci E lui, credeva. sai, un po' in imbarazzo. Certo, E il buon questa senso, sì. archeologa Sì, ha cominciato a guardate, dirmi, Paul, sai, noi pensiamo tra di noi, ma senza dirlo troppo, a concetti come antigravità. E io gli ho detto, ah cazzo, ma come? Ma me lo dici? Cioè, Così? ma allora c'è una comunità Che pensa. di voi che pensa che non le stanno tirando con le corde, e una volta che sei dentro vedi sti blocchi, come dicevamo prima, lo Z, ste robe qua, ma tu li vedi sti blocchi di granito tagliati perfetti, che dici, ma non ce la fanno adesso a tagliarlo così? È vero. Come me lo puoi far credere che all'epoca? E Ma- infatti lei mi ha detto sta roba. Dunque, Però Paolo, sì, prima di far rispondere il professore a questa certo. cosa, Ah sì, tu sì, non è hai vero. voglia di provare un attimo a ascoltare che cosa ha da dire Adam Sì, in, sì. in rapporto a quello che è la scoperta del professore? Perché Pensa, secondo me... si staranno scatenando tutti a sapere a sto giro, perché qua è la combo. Allora, qua è Cioè, Corrado Malanga con Adam Adam Calmo. Calmo, cioè. Viene giù tutto YouTube. Ascoltiamo Adam, io sono curioso di sapere che Anch'io. cosa hai da dirci. Paolo. Vedi? Io te l'avevo detto. Vabbè. A parte che vedi, sono stato molto contento del fatto che c'è sintonia Assolutamente. tra il pensiero di Adam e E del le professore. ricerche fatte dal professore, quindi questa roba è molto interessante. Sì. A questo punto voglio sapere. Sì, vedete qual è il problema? Il problema è che la gente si riempie la bocca di parole come la scienza, il metodo scientifico, senza in realtà aver capito sostanzialmente che cos'è il metodo scientifico. Guardate che sembra una stupidaggine, però è facile capire una cosa fondamentale. Se te chiedi alla gente quanto fa 2 più 2, tutti ti diranno 4, no? Non so, forse Geopippa no, però 2 più 2 fa 4. Però il problema è questo. Perché 2 più 2 fa 4? Ecco, in quell'istante nessuno sa più rispondere. Questo è una banalità, perché, vedete, ci vuole il buon senso. Nella scienza c'è un parametro fondamentale che si chiama buon senso. Di fronte alla piramide, per esempio, di Cheope, Khnum Khufu, il protetto da Khnum. Khnum era un dio molto importante, perché era quello che nella casa della vita, con la dea Sesat, prendeva Ankh, cioè la parte animica della vita di uno, la toglieva dal contenitore e la metteva in un altro contenitore. Wow. Questo è quello che c'è scritto lì. Allora, e noi abbiamo tutta una serie di blocchi che sono stati messi in un certo modo per costruire, secondo gli egittologi, quella piramide ci sarebbero voluti 20 anni e si dovevano porre questi blocchi che vanno da 2,5 tonnellate a 7 tonnellate l'uno, 6 blocchi ogni minuto, lavorando anche la notte. Capisci che... Allora, banalmente ci si chiede, l'esercito di persone che lavoravano
avrebbero dovuto mangiare da qualche parte, avrebbero dovuto dormire da qualche parte, avrebbero dovuto anche cagare E da qualche immagina che parte. montagna Dov'è di la merda. montagna di... Capisci? Dov'è la piramide di montagna di merda che ci sarebbe dovuta essere se ci fossero stati tutte queste persone? Il buon senso. Ma anche il non trasporto, c'è. no? Mi dicevano che il Allora, materiale non era lì al Cairo, no. era tutto da un'altra parte. Cioè, sì, dai 600 chilometri di Che distanza porta sti c'erano blocchi, un paio capito? Cioè, è quello che io dico. Sì, allora, bisogna trovare un'altra soluzione. Non continuate a dirmi, ma è così per forza, perché non è così. Bisogna trovare un'altra soluzione. L'altra soluzione non c'è bisogno di andare a pensare che sono arrivati gli alieni, ma troviamo un'altra soluzione. E l'altra soluzione, tra parentesi, è scritta nei lavori di fisica quantistica pubblicati, cioè è un'interazione tra fotoni e fononi, diciamola così, cioè tra luce e suono, che produce nella pietra un, diciamo così, alleggerimento massivo. E nelle cronache c'è scritto, pensa, in tutte le parti del mondo, c'è uno strumento che per esempio gli ebrei chiamavano shamir, o verme di luce, attraverso il quale si poteva tagliare e modellare la pietra. E mentre tagliavi e modellavi la pietra con lo shamir, si sentiva un suono, un fischio, una vibrazione. E alcune cronache di coloro che costruivano le piramidi dall'altra parte del mondo, cioè in America precolombiana, dicevano che la pietra diventava trasparente e luminosa, mentre si sentiva questo fischio che rappresentava quindi una vibrazione sonora. Quindi ci sono delle testimonianze che ci fanno capire come le pietre venivano messe in vibrazione. Mentre la pietra viene messa in vibrazione, la vibrazione è una sollecitazione sonora. E questo cambia l'indice di rifrazione della pietra su un solo asse. Su quell'asse la pietra diventa trasparente. Non si sta scaldando, ma diventa trasparente. In quell'istante ci spari un raggio laser dentro e per una serie di cose che non stiamo a dire qui perché sennò saremo off topic, si crea una specie di buco bianco all'interno della pietra, cioè antigravitativo. E la pietra ammorbidita si può spostare. Questa cosa è... Già tutto scritto nei lavori quindi scientifici. Questa cosa è volendo e potrebbe essere anche riproducibile? Assolutamente sì. Ok, questa è una roba, una figata.